Every year, people flock to Italy to experience all it has to offer. Italy's rich culture and scenic views attract people from all over the world. Many come as tourists to relax and enjoy a piece of la bella vita. But not everyone comes to Italy to unwind. Countless immigrants come every year out of financial necessity. They come for work and leave their families and countries behind. For many, jobs don't come easily. Some can't find them, while others have little choice but to work illegally. People have long associated the words immigration in Italy with the nearly 5 million Italians who immigrated to the U.S. through Ellis Island. But globalization and its effects have brought on a new era, and the immigration trend is changing. In the second half of the 20th century and into the 21st, immigrants have begun arriving in Italy in search of a better life. A large population of these immigrants are from Eastern Europe. Eastern Europeans reach Italy through various means of travel, come from many different countries, and have unique cultures. But they all share a common goal. They want to improve their lives and the lives of their families. Many are women who come alone and are able to find work as caregivers. In Italy, caregivers are called Badanti. Over 2.5 million Italian families employ them to take care of their loved ones when they're not able to. Elderly and children account for 20 million of Italy's 58 million people. In the industrial north, gone is the widespread notion of the stereotypical Italian mama who stays at home taking care of her family. Today's Italian mothers have taken the workforce by storm. Many of those women who come from Eastern Europe are themselves mothers. They have arrived in Italy to provide for their own families by looking after someone else's. The phenomenon of foreign badanti can be controversial in Italy. Their presence is rarely talked about publicly except in times of policy making. But these women play an increasingly crucial role in Italy's society today. To know their stories is to understand how the past and present are coming together to change Europe's future. Mi chiamo Irina, vengo dall'Ucraina. She's been in Italy for 6 years working as a badante. The 57-year-old is separated from her family in order to give them the life she can't when working in her home country. Sono venuta qua per aiutare suoi figli che da noi sono a grande crisi. Diciamo che i figli volevano studiare, si vogliono soldi. E sono venuta per questo, per aiutare, per studiare. I miei figli ancora studiano con questi soldi. But jobs are scarce in much of Eastern Europe. Even those with an education who have found work have difficulty living on their earnings. Guarda mio figlio laureato che è andato a lavorare e lui guadagna per un mese 100 euro. Con 100 euro si può vivere. Io guadagno di più, posso guadagnare 800 euro, questo non è 100 euro per mese, per questo che non pagano pochissimo. Before coming to Italy, Irina held many types of jobs. Sì, controllava negozi di calzatura, di perrucchiere, lavanderia. Professor Raffaella Sarti has researched and written extensively about Badanti in Italy. She says Irina's plight is a common experience among Eastern European women who leave for more lucrative employment. Many of these women used to work in their own countries in the labor market before coming in Italy, and often they have also quite a good education. Sometimes they have a high education. Among these women you also can find doctors or engineers. So it's quite surprising for Italian people to have as a badante a woman who was an engineer
And this is also changing a lot the traditional relationship between employer and employee. Irina blames her government for not rewarding those who do skilled labor with better pay. E non possiamo vivere, non abbiamo nessun aiuto, nessuna iniziativa di parte del governo per aiutare, per sistemare queste cose. Mi dispiace, perché dobbiamo andare via? Her husband is a retired engineer, but the Ukrainian government's subsidy for retired people just isn't enough for their family. As others her age around the world think of relaxing, Irina must keep working. Mio marito ha pensione 50 euro al mese, come si può vivere, cosa si fa? A prezzi uguali come in Italia. Paga luce, gas, per pane e basta. E basta. Yearly incomes in Italy average 4 times as much as those in the Ukraine, but Irina actually earns 16 times more than what her husband receives in retirement benefits. Though her efforts have proved to be worthwhile financially, the work is demanding. Ho cominciato a fare come badante, badava un uomo che aveva 85 anni, aveva Parkinson, malattia di Parkinson. È stata con loro 2 anni e 4 mesi, poi 7 mesi ho fatto badante, diciamo, ospedale. Ho lavorato troppo, ho lavorato 17 ore al giorno, poco riposava, poco dormiva, aveva un po' di depressione. Mi sono stancata, poi ho incontrata la Gemma e ora già 31 agosto passa 3 anni che sto con Gemma. Taking care of other people's family members in Italy has put a strain on some of her own relationships in the Ukraine. Con mio marito ho un rapporto come con un fratello, non posso sopportare come marito, come qualcosa, lo sai? Ho detto io ti posso sopportare come un fratello per parlare per queste cose, siamo allontanati. Raffaella Sarti says this is a common occurrence for women in Irina's situation. Sometimes these women left to improve the chance of their family, but the imbalance is likely to increase the tension within the family. Figli no, con marito anche con amici di là che guardano già altro modo, lo sai? Mi dispiace tanto che nascano nipoti senza di me crescano, poi che sono venuta, che è cresciuta mia nipotina terza, e mi è conosciuta poi 2 o 3 giorni, una settimana dice io non ti voglio, questo mi dispiace tanto, forse che cresceva vicino a me, mi conosceva, non mi diceva queste parole. Io capisco che queste parole di una bambina solo mi fa male il cuore perché Irina has been separated from her husband, kids, and grandkids for more time than most could stand to be away from their families. But her luck has changed thanks to a new Italian law. sono passati 5 anni e 6 mesi che prima volta sono andata in Ucraina, sì, che non aveva permesso di soggiorno, non poteva andare, che non è arrivata legge. Prima sono stata una famiglia che mi hanno promesso fare permesso di soggiorno, poi mi hanno fregato, non mi hanno fatto niente, per questo ho lasciato. Poi ho incontrato questi, mi hanno fatto sì, questo mese agosto, primo agosto vado in casa, che è nata nipotina, 4, questa nipotina, nata 5 maggio, che voglio vedere, proprio voglio vedere. The law makes it possible for Irina to be in Italy legally and therefore allows her to leave and re-enter the country. It regularizes the presence of non-European Union nationals in Italy who don't have residence permits but are employed as domestic workers or caretakers. The measure is controversial because it benefits only a certain group of immigrants. The authorities thought that there was a need for domestic workers, and so they thought that they should have a kind of special way to come in legally. The 2009 legislation isn't the first time Italy has allowed a regularization of this kind to occur. In 2002, there was a big sanatoria, a big amnesty for people who had undocumented, and so 350,000 Badanti and domestic workers were regularized at the time. Huge regularization. There has been opposition to how the Italian government has handled the issue of foreign Badanti. They started very late to
think how they could organize a good policy, and it was quite difficult to start this policy. Although some critics believe periodic amnesty for undocumented workers only increases illegal immigration, others are worried about the costs of hiring Badanti legally. Now there is a big discussion whether Badanti are really so cheap, because first Badanti who arrived from very poor countries, were quite isolated, and so were not really aware of their rights as workers in Italy, and so quite often they accepted very, very low salaries. Now it's no longer possible to give them very, very low salaries. And particularly authorities, they also try to stimulate regularization, because if they are regularized, they pay social insurance. But then if everything is regular, the solution is no longer such a nice and interesting solution as it was at the beginning. And so there are a lot of contradictions. The government often seeks to help foreign Badanti because they feel their services are needed to fill the void of Italian women who have gone into the workforce. I have decided that the solution Badanti could be a good solution. So in many cities or regions, the authorities decided to spare money and no longer build new retirement homes, but, for example, to give some money to the poor families in order to make them possible to hire a Badante. And so now, today, in some contexts, hiring a Badante is no longer only a really private choice, but also involves the public authorities. Sardi says that such government involvement is a result of outcry when they began to consider how to deal with the growing number of foreign immigrants. There were protests by elderly people. It was very interesting. In 2001, beginning of 2002, before the parliament in Rome, there were protests by elderly people with their Badante, and they said, we need them. Please allow them to be regular here. We are not criminal, but we are elderly people. We need someone who can care for us. One elderly Italian who relies on an Eastern European Badante is Maria. Maria and her husband live with their Badante Oksana. The 85-year-old has nothing but praise for the work Irina and Oksana do. Anche lei si trova molto bene. Stia bene, fanno tutte, sono brave. Maria's Badante is also Ukrainian and assists her with many daily tasks. Sì, mi fa il bagno, mi aiuta, lava, stira, mi fa da mangiare, mi accompagna sempre. This often makes for long work days. La Badante dalle 8 di mattino fino all'1 che si mangia, si mette a posto la cucina e poi è libera fino alle 4:30. Alle 4:30 torna a settimana e la domenica invece fino alle 7, dall'1:30 alle 7 di sera. Most Badanti live with those they are caring for, and Raffaele Sarti says this can lead to complex relationships. The home cannot or is not a normal workplace, and so I'm quite skeptical about the possibility to transform this kind of relationship in normal work relationship, because a lot of emotions are involved, and particularly for Badanti it's almost impossible to have a normal working time if they are living in, because they are always there. Irina, however, says she's been fortunate to have a good relationship with her employer and neighbors. Anche Gemma buona, anche Giù, la signora Maria, questi proprio siamo amici, sono buoni gente. Raimondo Catanzaro is a professor at the Fondazione Istituto Carlo Cattaneo and author of the book Badanti and Company. He and his team of researchers, assisted by Raffaele Sarti, have interviewed over 600 foreign Badanti in Italy, the first mass evaluation of the phenomenon. He says that while some like Irina can live with their employers harmoniously, many others find themselves in a more difficult scenario. Si crea una relazione spesso ambigua, che è difficile, che può dare luogo sia a rapporti di cordialità,
ma talvolta, anche se la relazione di lavoro finisce, a contestazioni, perché uno può dire io l'ho aiutato o l'ho aiutata e l'altra dice no, mi hai aiutato però mi pagavi poco. Still, many Badanti choose to live with those they help care for because it means big savings they can pass across borders to their families. They save on food, on houses, because they need to accumulate money and send the money home. Maria says that if a Badanti leaves her work for any reason, there's no shortage of Eastern European women willing and ready to take her place, even temporarily. Lì nel parco si riuniscono tutte lì, sono tutte rumene, si conoscono. Lì se bisogna una donna, una passa parola anche l'altra e così. Adesso Irina in agosto va a casa, quindi lei dopo va lì all'arco dove si trovano e cerca una donna per un mese tra di loro. Such a situation wouldn't have been so easy to come by just a few decades ago, according to Raimondo Catanzaro. L'emigrazione della seconda metà del Novecento nel mondo è profondamente differente dall'emigrazione della prima metà del Novecento. Tradizionalmente ad emigrare erano gli uomini che si spostavano o se si spostavano le donne si spostavano assieme agli uomini, marito e moglie o l'intera famiglia, ma era molto raro che si spostassero le donne da sole. Non era concepibile che fosse la donna a emigrare e non l'uomo. A partire dalla seconda metà del Novecento questo pattern si modifica, ma non per tutti i paesi, si modifica per alcuni paesi. Quei paesi che per varie ragioni liberano forza lavoro femminile. Raffaele Sarti's research of women migrants has shown that the trend of which women predominantly come to Italy has evolved in recent years. The first migratory flows were not from Eastern Europe. The first were African women and then Asian women, particularly from the Philippines. Eastern Europe became increasingly important after the so-called end of communism, when the Eastern European countries underwent a big crisis. Raimondo Catanzaro has examined such catalysts for Eastern European immigration. L'impatto dell'economia di mercato sulle famiglie è stato distruttivo e questo è il caso delle donne che provengono dai paesi dell'est d'Europa. Che abbiamo fatto di libertà va bene per noi, solo che non hanno pensato che tutto è attaccato prima insieme, che ha fatto libertà, hanno tagliato tutti i contatti per lavoro, tutto e tutto è andato giù. L'avvento dell'economia di mercato ha fatto sostanzialmente perdere il lavoro di più agli uomini che non alle donne. Gli uomini lavoravano nelle fabbriche, le fabbriche entrano in crisi, chiudono perché erano fabbriche tutelate che vivevano in un'economia chiusa, potevano prosperare in un'economia chiusa. Quando l'economia si apre alla concorrenza, le fabbriche non riescono più a produrre in maniera competitiva, chiudono, gli uomini perdono il lavoro e le donne emigrano. Catanzaro says the end of the Cold War and subsequent turbulence in Eastern Europe played a major role in connecting Italy's labor market with countries such as the Ukraine, Moldova, Kosovo, Albania, and Romania. War and government instability are key factors in the dynamic of labor migration. Queste persone vengono perché da problemi politici ed economici nei loro paesi, ma anche perché sono attratti dalle possibilità di lavoro che trovano in Italia. Le possibilità di lavoro che si trovano in Italia sono fondamentalmente di due tipi. Si può trovare lavoro nelle attività industriali, manifatturiere e così via, oppure si può trovare lavoro nel settore dei servizi. In
particolare dei servizi alle persone. È quel settore che prevede il lavoro di cura e il lavoro domestico. Le famiglie italiane hanno oggi più bisogno di prima di persone che facciano i lavori domestici oppure che si prendono cura degli anziani in famiglia o dei bambini. Questo succede perché è cambiata la realtà sociale italiana ed economica e quindi anche sono cambiate le esigenze delle famiglie. Gli emigranti vengono perché c'è un'offerta, allo stesso tempo nel paese di arrivo si determina una domanda di questo tipo di lavoro. Perciò le famiglie italiane sono profondamente cambiate e hanno sempre più bisogno di questo lavoro di colf e badanti. Maria and her family recognize the need they have for this service. Spero magari che potesse farne anche meno perché è una spesa da sostenere. Non è che abbiamo la regione, il comune che ti aiuta un po'. No, non danno niente a nessuno. Però siamo vecchi tutti e due, il nonno. Abbiamo tutti 85 anni. Non possiamo più stare senza. I figli, te vedi, Donatella lavora, perché quel ragazzo lì, sia nel via Enrico, quel ragazzo lì è laureato in giurisprudenza, è avvocato ma non prende niente, deve lavorare in uno studio dove non lo pagano. È giusto anche quello? Che Noi in Italia non siamo tanti ben messi. Come lavoro, insomma. E quindi io penso che fino a che campo sto donna mi tocca tenerlo, o lei o un'altra. While Maria believes her local government hasn't done enough to assist the elderly, others have made a point to take on the challenges of an aging population. Raffaello Uccello is the director of Elderly and Disabled Services in Florence, Italy. He says government involvement is a crucial aspect of assisting those who are unable to help themselves. Il problema principale è la dimensione della popolazione anziana, cioè il numero di persone anziane residenti sul territorio italiano e poi sul territorio fiorentino in particolare è molto elevato e sta crescendo. E crescendo il numero della popolazione anziana, essendo all'anzianità collegate anche delle disabilità, della non autosufficienza, cresce sostanzialmente il bisogno di assistenza sul territorio, che è un bisogno a cui sono deputati a rispondere i comuni sul lato dei servizi sociali e le aziende sanitarie sul lato dei servizi sanitari. E questa cosa ovviamente sta creando delle difficoltà, è diventata una scommessa per l'amministrazione per cercare di trovare modalità organizzative e risorse economiche per rispondere a tutto il fabbisogno che sta emergendo. Il fabbisogno è sostanzialmente quantificabile sul territorio fiorentino circa 4.000 persone, cioè si stima che ci siano circa 4.000 persone anziane che hanno delle forme di disabilità che le fanno ritenere non autosufficienti, che quindi hanno bisogno di interventi integrati sociali e sanitari di assistenza. Uccello acknowledges that nursing homes aren't as popular an option in Italy as they are in other parts of the world. His city offers many avenues to meet the needs of its elderly. Abbiamo servizi come la consegna di pasti a domicilio, servizi come centri diurni, che sono delle strutture presso i quali gli anziani possono essere inseriti per la fascia oraria diurna e dopodiché tornano a casa. He says Badanti are a fundamental resource, but often can't do everything necessary with their home care. Abbiamo a sua volta ulteriore articolazione, abbiamo interventi di assistenza domiciliare fatti con personale professionalizzato, sono interventi di 1 o 2 ore al giorno, a volte 3, per i bisogni di base, l'igiene personale, la cura della casa, l'alzata dal letto, la messa a letto, la preparazione dei pasti, eccetera. E a volte sono interventi integrati con assistenza domiciliare di tipo infermieristico tramite infermieri dell'azienda sanitaria. While a large number of foreign Badanti have held jobs unrelated to caretaking before coming to Italy, some Italian families are fortunate to find a Badanti like Olga, who worked for many years as a nurse in the Ukraine. Io sono Olga Хлопецька.
This hard-working grandmother emotes an intense devotion to family. She has been persistent in making sure they're taken care of. In Italia adesso è venuta per terza volta. Prima volta io sono venuta che è stata in Italia solo 10 mesi, perché sono andata in una depressione e tornata a casa mia. È stata mezzo anno, sistemato tutte le sue cose e dopo è venuta un'altra volta. Un'altra volta è riuscita a fare 4 anni senza andare a casa, è stata 4 anni. E sono stata, non è badante, è stata babysitter di una bambina dalla nascita fino a che il bambino ha compiuto 3 anni. E dopo 4 anni che io sono stata in Italia, tornata di nuovo a casa mia, stata 1 anno e 2 mesi e dopo mi è venuta voglia di tornare ancora in Italia. Olga says that with the current family she works for, she enjoys a good relationship. Quando mi presenta, voglio presentare che io sono amica di lei, che sono amica di famiglia, ho 89 anni, lei è una persona molto intelligente, ancora in gamba, che cammina, buona memoria, lei ha suoi figli e figli di lei per me come sorelle, perché mia sorella è lontano. She acknowledges that not all women in her situation find healthy relationships with their employers. Nostra amica ha lavorato in una famiglia dove ha trattato lei molto male, lei poverina ha sofferto di fame, ogni tanto contavano biscottini che lei mangiava e lei poverina anche prendeva una carotina, si chiudeva nel bagno e mangiava nel bagno carota perché ha sofferto di fame e lei è rimagrita più di 20 kg da 5 mesi, questo non è giusto. E dopo noi per aiutare di lei abbiamo cominciato a cercare lavoro e lei ha cambiato il lavoro. Quando noi ci troviamo nelle famiglie dove trattano male e noi cerchiamo modo di cambiare lavoro perché c'è possibilità e loro hanno bisogno di noi abbiamo bisogno di loro perché vogliamo guadagnare soldini e loro hanno bisogno di nostra assistenza. Although those in her Ukrainian community in Italy band together to help each other, the rest of her family remains far away. Raimondo Catanzaro says the distance has become a necessary but difficult part of family survival in Eastern Europe. Quando arrivano fanno dei sacrifici. Olga is proud of the strides her family has made as a result of her sacrifices. Quando sono venuta qui, io guadagno qui piuttosto 800 euro e mando per mia famiglia, un pochino lascio per me per fare carica telefono, per comprare regalini per mio nipote, un pochino do per mia famiglia e loro sono sistemato tante cose, ristrutturato mia casa. Può darsi per voi anche queste cose non esistono. Noi abitavamo in una campagna dove non avevamo casa bagno c'è fuori. Noi avevamo acqua nel casa, anche in inverno devo andare in pozzo a prendere acqua. Adesso con questi soldini che io ho guadagnato, mio figlio è riuscito a fare lavori nel casa, fatto una cucina grande, portato acqua a casa, abbiamo fatto bagno, c'è doccia. Questi soldi che ho guadagnato io sono contenta perché i miei soldi servono per i miei figli e i miei nipoti. She gained her work ethic watching her own parents growing up and tries to focus on the positive aspects of her current situation. Mia mamma lavorava a terra, mio babbo è stato falegname, guadagnavano poco e io non ho mai visto il mare. Adesso che è venuta qui in Italia, avere qui vicino mare, io spesso vado a mare perché mare per me è una cosa che io non ho mai visto nella mia vita. Appena ho tempo vado al mare, che tempo bello o brutto, lo stesso non mi frega niente perché voglio proprio respirare con l'aria del mare. Even with her optimistic outlook, Olga hopes that the trend of working away from family in another country won't continue. Che non voglio che mia figlia va a lavorare estero, lascia i suoi bambini. The idea of prosperity for Eastern Europe brings joy to many, but also raises questions for Italy. Who will take care of its elderly and children if foreigners no longer rely on that work to support their families? The answer remains to be seen, but for now, Eastern Europeans will keep taking care of Italians, and in return, the money of Italian families will continue putting food on the tables of homes in Eastern Europe.